Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il produttore della serie TV di Stranger Things ha fatto sapere che alcune delle teorie che stanno circolando sul web riguardanti appunto la quarta stagione di Stranger Things potrebbero effettivamente diventare realtà. E se lo dice lui, questo non può far altro che dare credito ai fan che al termine della stagione 3 si sono messi appunto a formulare teorie e ipotesi per ciò che è successo dopo la fine della stagione 3. Ecco quindi le parole del produttore Shawn Levy. Non posso dire se alcune delle teorie condivise dai fan sono corrette, tuttavia ce n'è una che è arrivata vicina alla verità in un modo che mette a disagio. È accaduto prima della stagione 3 e anche adesso sto vedendo alcune cose online che potrebbero rivelarsi profetiche. Alcune teorie dei fan sono assolutamente fuori di testa e davvero ammirabili per la loro creatività, per non dire la loro accuratezza. Ma che si dice online sul futuro della serie? Scopriamolo quindi in questo video con 7 teorie su Stranger Things 4. La prima teoria, che può sembrare anche banale, vede i russi come un ruolo centrale nella quarta stagione. Sì, probabilmente potrà sembrare scontato, perché abbiamo visto i russi al termine della terza stagione che hanno lasciato una grossa incognita. Il Demogorgone, questo prigioniero americano. Ma cosa ci dirà la quarta stagione di loro? Beh, sicuramente quello che tutti noi vorremmo sapere è scoprire il perché volevano a tutti i costi, appunto i russi, riaprire il mondo del sottosopra. Nella terza stagione abbiamo avuto modo di vederli complottare, nascosti, nella base segreta nei pressi dello Starcourt Mall, appunto il centro commerciale di Hawkins. E poi di nuovo alla fine, al termine dei titoli di coda. Ma finora in realtà, nella terza stagione perlomeno, non ci sono stati dati appunto degli spunti per capire davvero ciò che stanno tramando. La risposta più facile e anche quella più immediata che possiamo avere è che appunto i russi stiano cercando di impossessarsi delle creature all'interno del sottosopra, come il Demogorgone, il Mind Flayer, tutti gli altri, il Democane, per appunto impossessarsi appunto di queste creature, come abbiamo detto, per avere un vantaggio a livello militare. Ricordiamo infatti che Stranger Things è ambientato in piena guerra fredda. Interessante anche una nuova teoria che si sta girando sempre sui russi, sul web, che vede i russi che stanno cercando di riaprire il sottosopra per avere una scusa per attaccare appunto gli Stati Uniti, accusandoli quindi di star creando un vero e proprio esercito di creature soprannaturali. Una teoria complessa, ma sicuramente alquanto originale. Teoria numero 2. Teoria che vede il complotto di Hawkins, qualcosa di molto grande, ma soprattutto di reale. Nell'ultimo episodio della terza stagione, ovvero l'8º capitolo, la battaglia allo Starcourt Mall, dopo che i nostri protagonisti riescono finalmente a sconfiggere il Mind Flayer, notiamo che c'è stato un salto temporale di 3 mesi. Un notiziario locale spiega che dal 4 luglio tutto è cambiato e parla di un complotto, ovvero di una vera e propria cospirazione. Colpa del sindaco corrotto? O forse qualcosa di più? Ecco, è proprio quel qualcosa di più che potrebbe essere esplorato nella quarta stagione. Perché proprio Hawkins? Perché proprio questa cittadina? Non ci resta altro che scoprirlo nella quarta stagione. O forse nel prossimo video che caricherò. Sì, penso che lo scopriremo anche lì, con un'altra teoria. Teoria numero 3, che vede appunto Murray Bowman con ancora più risalto nella quarta stagione. E qui però diciamo che verranno dette delle cose dette anche nei video precedenti. Il motivo per la quale la gente pensa che Murray avrà ancora più spazio nella quarta stagione vede diciamo diverse ragioni. Il primo motivo è che dovrà assolutamente cercare un nuovo bunker nel quale stare dopo che Joyce lo ha smascherato, rivelando appunto il suo numero di telefono. A proposito di numeri di telefono, lo sapevate che il numero di Murray esiste davvero? Se lo chiamate risponderà la segreteria telefonica. Proprio questo aggiornamento potrebbe rivelarsi una chiave fondamentale per la quarta stagione. Potrebbe naturalmente riferirsi a moltissime cose, ma la prima che è venuta ai fan è un aggiornamento che potrebbe riguardare, indovinate un po' chi, proprio lui, lo sceriffo Jim Hopper. E il che ci porta alla quarta teoria, forse quella che di più stavate aspettando, ovvero
Quarta teoria, Hopper è sicuramente, secondo me, ancora vivo. Allora, parliamo seriamente. C'è qualcuno di voi che ha finito la terza stagione e pensa davvero che Hopper sia morto? Se c'è qualcosa che i film e le serie TV, ad esempio Game of Thrones, ci può aver insegnato, è che se non viene mostrato il cadavere di una persona, questa persona non è morta. Analizzando attentamente infatti le scene in cui è avvenuto il decesso di Jim Hopper, alcuni fan hanno analizzato il fatto che la telecamera spazi strategicamente lontano dal poliziotto quando Joyce gira contemporaneamente le due chiavi che attivano l'autodistruzione della macchina. Dunque ci sono diversi secondi nella quale Jim Hopper avrebbe potuto scappare dal pericolo. Inoltre è importante sottolineare che nelle scene successive si vede la macchina esplodere e l'esplosione di fatto colpisce in pieno alcuni membri del laboratorio che vengono letteralmente spazzati via. La stessa cosa però non accade allo sceriffo di Hawkins, a Jim Hopper, visto che la piattaforma sulla quale si trovava è completamente vuota e non è distrutta. Alcuni hanno provato a dire «Ah no, ma non hanno fatto vedere il cadavere oppure la scena di morte», perché magari potrebbe essere troppo violenta, troppo cruenta e non adatta a un pubblico. Si potrebbe stare, ma quello che ci hanno fatto vedere nella seconda stagione con la morte di Bob, mangiato e proprio ripreso, diciamo è stata anche una scena abbastanza cruda, appunto la morte di Bob con il Demogorgone, sicuramente non sarebbe in stile Fratelli Duffer. O ancora, proprio nella terza stagione, dove i fratelli Duffer non si sono limitati a mostrarci i particolari della morte appunto di Billy. La risposta è semplice: se avessero voluto farci vedere la morte di Jim Hopper l'avrebbero fatto, ma non l'hanno fatto. Quindi un ulteriore particolare che potrebbe confermare la finta morte di Hopper è l'utilizzo della canzone Heroes di David Bowie mentre 11 legge la lettera in lacrime lasciatela appunto dal suo papà. I più bravi, anche quelli con più memoria, ricorderanno che la stessa canzone era già stata utilizzata nella prima stagione, quando la polizia aveva ritrovato il piccolo corpo di Will senza vita. Come ben sappiamo, era tutta una messa in scena per coprire gli avvenimenti del sottosopra. C'è inoltre una frase emblematica che ha colpito diversi fan della serie, dove scrive «Mi raccomando, lascia la porta aperta di almeno 10 cm», che Hopper appunto scrive a 11. Un riferimento scherzoso alle prime puntate della terza stagione, ma che c'è lì ben altro dietro questo avvenimento? Che i produttori stiano forse cercando di dirci di lasciare la porta aperta su Hopper? E cioè di non credere che sia morto? O ancora che la porta da lasciare aperta sia quella del sottosopra? Per permettere forse a Hopper di uscire? Ci sono diverse teorie appunto su Hopper. Alcuni fan sono certi che Hopper abbia avuto abbastanza tempo per rifugiarsi, si fa per dire, nel sottosopra e che adesso sia quindi sfortunatamente bloccato lì. Altri fan però non sono della stessa idea e questo ci porta alla quinta teoria. La quinta teoria è appunto che l'americano nella scena post-credit non è Jim Hopper ma bensì... Vediamo chi. Nella scena successiva ai titoli di coda, che è forse diventata la più emblematica della terza stagione, ci spostiamo in quello che ha tutta l'area di essere un laboratorio situato in Russia. Dei soldati parlano e a un certo punto viene nominato un certo americano. Come giusto che sia, forse anche spinti dalla speranza che fosse ancora vivo, in molti fan hanno dedotto che questo americano fosse proprio Jim Hopper, e questa è anche la mia teoria. Però, secondo questa versione dei fatti, che vediamo adesso, Hopper sarebbe riuscito a scappare dall'esplosione della macchina, ma nel farlo sarebbe incappato in alcuni soldati che l'avrebbero quindi catturato e portato in una prigione russa. Secondo altri, nell'esplodere la macchina avrebbe creato una sorta di rottura temporale che avrebbe trasportato Hopper indietro nel tempo. I russi l'avrebbero poi catturato e imprigionato, perché conoscevano appunto chi era lui. Questa teoria è supportata da molti fan di Ritorno al futuro. E cosa c'entra Ritorno al futuro? C'entra, perché questa pellicola ha avuto diverso spazio nelle 3 stagioni di Stranger Things, soprattutto tra l'altro nella terza, dove è pieno di easter egg su Stranger Things. Molti non sono per nulla convinti che l'americano imprigionato sia Hopper e lo ritengono fin troppo scontato. Per questo la loro teoria si sposta di più verso la possibilità
che il prigioniero possa essere niente poco di meno che il dottor Brenner, ovvero il famoso papà di Eleven. Sesta teoria, ovvero la mancanza dei poteri di 11 sarà fondamentale. Dopo essere stata infettata da Mind Flayer, 11 purtroppo non è stata più in grado di utilizzare i suoi poteri. Un espediente di trama necessario, considerando che la seconda stagione si era conclusa con 11 che aveva chiuso la porta del sottosopra proprio grazie ai suoi poteri, e che in questa stagione si doveva pensare a qualcosa di diverso. Molti fan pensano che sia importante e interessante che 11 abbia perso i suoi poteri. Primo, questo significa che in qualche modo 11 dovrà recuperarli, e questo sarebbe quindi un punto focale riguardante la quarta stagione. Secondo, la mancanza di poteri di 11 ci potrebbe far vedere appunto la nostra ragazzina sotto un punto di vista molto più umano, proprio come i suoi amici. Il mancato ritorno dei suoi poteri renderebbe la trama ancora più interessante nel caso appunto in cui Jim Hopper fosse ancora vivo, in quanto 11 non sarebbe in grado di sapere se il suo papà, diciamo adottivo, è ancora vivo e nel caso anche dove si trova. Una cosa però è certa, Mike, come anche molti di noi, è convinto che 11 riavrà i suoi poteri. Teoria numero 7 è che Stranger Things 4 sarà ambientato nel periodo natalizio, oppure il periodo, diciamo, della festa di ringraziamento del 1986. Il finale della terza stagione è stato straziante. Vedere i nostri protagonisti, che sono sempre stati assieme nel corso delle 3 stagioni, che si sono separati tutti appunto tra di loro con la consapevolezza della morte di Jim Hopper, è stato brutto da digerire. C'è però una frase di Mike che ha fatto drizzare le orecchie a tutti. Infatti gli dice, prima di lasciare 11 e Will, in cui promette loro che si sarebbero riveduti nel periodo di Natale, oppure quello della festa di ringraziamento. Sapete cosa significa questo? Significa che non dovremmo aspettare troppo per la quarta stagione, perché questa arriverà molto probabilmente a dicembre dell'anno prossimo. Io ho dedotto forse anche novembre. Appunto per il periodo di Natale, visto che gli avvenimenti saranno ambientati tra la festa del ringraziamento e del Natale del 1986. Una teoria non assurda, se pensiamo che la seconda e la terza stagione sono state strategicamente ambientati in 2 periodi dell'anno diversi. Prima Halloween e poi durante l'estate. All'appello mancano solo le lucine di Natale. Forse proprio quelle che aveva recuperato Joyce nella prima stagione. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Queste sono 7 teorie interessanti su Stranger Things. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per avere tutte le novità riguardanti appunto i video che carico e appunto essere aggiornati su Stranger Things e anche su molte altre serie TV che inizierò a trattare. Fatemi sapere nei commenti se volete che io tratti qualche altra serie TV e nel caso quale. E niente, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, non vi voglio adesso farli dire, mettete. Però in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!